La potenza del creare, dal pensiero all'azione. Perché ho ritenuto fondamentale fare questa diretta? Perché si parla tantissimo di creare la propria realtà, di attivare il proprio campo, di lavorare con la legge d'attrazione. E poi mi rendo conto quando inizio a parlare con le persone che quest'idea del creare rimane relegata alla fantasia del bambino. E se rimane relegata alla fantasia del bambino, ovviamente diventa complicato riuscire ad ottenere dei risultati concreti. Perché? Perché essendo appunto una fantasia, rimane nel mondo dei sogni, rimane nel campo astrale. Allora dobbiamo fare un passo indietro, anzi tre passi avanti e comprendere che innanzitutto noi creiamo tutti i giorni. Noi da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a letto la sera, creiamo. Creiamo anche di notte attraverso i nostri sogni, ma rimaniamo fermi nella giornata quotidiana. Cosa vuol dire che creiamo? Vuol dire che ogni giorno noi facciamo delle decisioni, prendiamo delle decisioni. Ogni giorno. Ogni giorno scegliamo innanzitutto se svegliarci, alzarci dal letto, che sembra una cosa così banale, finché poi non hai una depressione profonda e da quel letto non riesci neanche ad alzarti. Quindi prima di idealizzare il creare, pensando che sia una bacchetta magica che ci permette di ottenere qualsiasi cosa vogliamo, iniziamo a comprendere nella quotidianità le scelte che facciamo. Perché il creare è strettamente legato a due variabili, anzi a tre variabili. La prima variabile è il nostro livello di energia. La seconda variabile è il nostro livello di focalizzazione, ovvero l'idea che noi abbiamo precisa di quello che vogliamo generare, di quello che vogliamo creare. E la terza variabile è il tempo, che non sono tre variabili banali. E per esercitarci dobbiamo partire dalle cose piccole. Dobbiamo diventare consapevoli delle dinamiche che ci portano a creare la nostra realtà quotidiana. E un primo aspetto fondamentale è comprendere il nostro livello di responsabilità. Perché per creare dobbiamo diventare consapevoli del nostro potere personale, ma per essere consapevoli di questo potere personale dobbiamo smettere di delegare agli altri come ci sentiamo, quello che vogliamo. Se le cose vanno bene è fortuna o magari è merito nostro, se le cose vanno male è sfortuna e colpa di qualchedun altro. E questo è un aspetto molto importante, per quello dico partiamo dalla quotidianità nel comprendere come funziona il creare. Partiamo nella quotidianità, nell'iniziare ad osservare le parole che usiamo. Quella persona mi ha fatto sentire, è tutta colpa del governo. Caspita, fuori piove. Che io dico, quando piove è così bello, io mi faccio tutto un film quando piove perché immagino proprio l'acqua che nutre il terreno. Invece noi no, tendenzialmente quando piove ci lamentiamo, poi quando c'è il sole ci lamentiamo perché fa troppo caldo. E allora iniziamo il primo passo per passare dal pensiero all'azione nel creare, è proprio quello di osservare la nostra quotidianità. Non raccontiamocela, perché se no l'idea del creare, di
voler attivare la legge di attrazione, di voler generare un multiversi. Sì, è una cosa bella, ma rimane speculativa. E allora, quando entriamo nel giorno, quando caliamo il tutto nella quotidianità, diventa più tangibile, più reale. Abbiamo più possibilità di responsabilizzarci. Perché questo è l'aspetto fondamentale, la responsabilizzazione. E non smetterò mai di dirlo. Io dico sempre, le My Energy Bars non sono delle bacchette magiche, sono dei facilitatori, possono aiutare e aiutano a aumentare la nostra energia. Primo punto, bisogna utilizzarle e comprendere se si ottengono dei risultati oppure no, e se non si ottengono perché. Partiamo ascoltando le parole che usiamo. Noi siamo un libro aperto. Perché siamo un libro aperto? Perché stiamo con noi 24 ore al giorno e possiamo essere onesti con noi. Osserviamo le parole che usiamo. Mi ha fatto sentire, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Ah, però se io fossi nato, se io fossi nata, io sono fatto così, io sono fatto cosà, con me non c'è speranza, tutti ce l'hanno con me, tutti gli uomini sono uguali. E questo è il punto di partenza. E voi direte, caspita, questo è il grande segreto che deve dirci stasera. Sì, sì, perché nella semplicità, perché dobbiamo smettere di raccontarcela. È nella semplicità che riusciamo a comprendere. Se noi stiamo lavorando sul diventare consapevoli del nostro potere personale o se lo stiamo delegando all'esterno. E ci possono essere situazioni che oggettivamente sono difficili. Ci possono essere persone che oggettivamente sono antipatiche, maleducate, aggressive, ma anche lì, qual è il nostro ruolo? Qual è il limite che poniamo intorno a noi per farci rispettare? E ci sono poi dei casi limite, ma se andiamo a prendere i casi limite è un altro modo per sfuggire. Iniziamo a lavorare sulla quotidianità. Bene, voglio lavorare su un obiettivo, voglio creare. Passiamo dal pensiero all'azione. Che cosa voglio creare? Mettiamolo per iscritto. Cerchiamo di capire quali sono i passi concreti che noi dobbiamo compiere in questa terza dimensione. Vi faccio un esempio concreto, le My Energy Bars non è che le ho visualizzate e me le sono trovate sul comodino una mattina. Le ho visualizzate, mi è arrivata l'intuizione, ma poi ho compreso come andare a creare questo dispositivo, come fare un prototipo, come entrare in relazione con le aziende che potevano farlo, come sperimentare, come capire se effettivamente c'era un'azione concreta e non soltanto un qualcosa così di metafisico, perché anche quello è un altro aspetto fondamentale. È vero che il pensiero crea, ma crea più velocemente, tanto più creiamo sulla portante di quello che è già stato sperimentato, di quello che è probabile. Perché? Perché la nostra mente comunque è progettata e va in frequenza in funzione di tutta una serie di programmazioni che noi abbiamo ricevuto durante l'infanzia, che sono collegate alla nostra storia, che sono collegate con la nostra cultura. Non a caso ci sono degli argomenti che fino a 30 anni fa sembravano follia e oggi sono all'ordine del giorno. È fondamentale portare a terra.
è fondamentale comprendere che noi siamo nati in questa terza dimensione. In questa terza dimensione che è collegata alla materia. Perché se no, ragazzi, saremmo nati su un altro pianeta. Io dico, allora imparate ad andare in astrale e lì potete creare tutto con lo schiocchio del schiocchio, come si dice? Scocchio. Vabbè, questa cosa qua delle dita. Qua ci sono delle leggi in questa terza dimensione che possono modificarsi, ma non sono modificabili da un'unica persona. Perché? Perché per farlo servirebbe un'energia altissima. Quindi mi correggo, sono anche modificabili da un'unica persona, ma quella persona deve avere un'energia che è altissima e mediamente questa energia non ce l'abbiamo. E allora, al posto che entrare in uno stato di impotenza dicendo, no, ecco, vedi, io non ce la faccio, iniziamo a creare delle piccole cose. Al posto che immaginare di diventare milionari, iniziamo a capire come magari possiamo incrementare le nostre entrate di 100 euro. Vabbè, ma 100 euro mica fanno la differenza. No, ma mi permettono di capire che è possibile creare. Allora, più io mi consapevolizzo che riesco a fare, più entro in un circolo virtuoso. Per quello bisogna partire da obiettivi piccoli. E questi obiettivi devono essere concreti, devono essere misurabili. Voglio essere felice. Chi non vuole essere felice? Ma come lo misuro? Voglio iniziare a frequentare nuove persone che mi permettono di alzare la mia frequenza. Quello è misurabile, sì. È fattibile, sì. E anche lì, quali sono i passi che io posso fare per frequentare persone differenti? E lì allora vediamo che ci sono dei passi concreti, che è possibile. E lì la cartina tornasole, non possiamo raccontarcela. Perché a questo punto posso decidere di frequentare dei corsi, di frequentare delle associazioni e lì mi devo responsabilizzare. E vedete che a quel punto non possiamo dire no, vabbè, ma non funziona, del resto io ho scritto nell'intento che volevo essere felice, che volevo incontrare qualcuno, ma non è successo niente. Quali sono le azioni concrete che tu fai? Qual è l'obiettivo concreto che ti sei posto, che ti sei posta? Non è banale. All'interno del metodo ESC, che è questo percorso che ho creato super strutturato e super potenziante per passare al livello successivo, ci sono 3 moduli: il modo dell'essere, del sentire, del creare. Ogni giorno ha un suo esercizio, ha una sua onda di consapevolezza, un esercizio molto concreto che richiede proprio un'azione specifica, anche con le bars, ma non solo con le bars. Il terzo modulo, dopo un viaggio attraverso l'essere, attraverso il sentire, l'ultimo modulo è quello del creare. E l'onda, la prima onda, la 31esima onda, che è la prima del terzo modulo, è proprio la definizione dell'obiettivo su cui vuoi lavorare. E c'è tutta una metodologia per strutturarlo. E lì le persone si bloccano. Perché nel momento che devono mettere a terra, vanno un attimo in impasse. Perché quando capisci che realmente puoi ottenere, e allora dici ok, fermi tutti, cosa voglio veramente? Quali sono i passi che devo strutturare? E infatti quello è l'unico giorno in cui ho suggerito di prendersene almeno 3.
di giorni. Perché è necessario comprendere ciò che vogliamo. Perché se no è come la giornata, ci scorre addosso senza che noi ce ne rendiamo conto. Iniziamo ogni giorno a fare delle scelte consapevoli. Ok, devo mangiare. Cosa scelgo? Con consapevolezza, cosa voglio creare oggi per il benessere del mio corpo? Quale cibo scelgo di mettere all'interno del mio corpo? Oggi mi pongo come obiettivo quello di idratarmi. Bene. Di bere 2 litri di acqua al giorno. Bene. Cosa faccio? Mi punto l'orologio ogni ora che mi suona in modo tale che io mi posso bere il mio bicchiere di acqua. Partiamo da obiettivi piccoli. Ah no, voglio iscrivermi in palestra. Adesso voglio andare 3 volte a settimana in palestra. Partiamo da un obiettivo più piccolo. Domani mi pongo l'obiettivo di fare 10 minuti di rilassamento, di stretching. Preparo già tutto prima di andare a dormire. Capite come diventa responsabilizzante? È potente. Dobbiamo partire dalle piccole cose, perché se no è un sottile autosabotaggio che mettiamo in atto. Ci prefiggiamo degli obiettivi che sono qua, volutamente metto la mano al di sopra della telecamera e poi diciamo, ecco, vedi, non li ho raggiunti. È chiaro, non sono. Ma ragazzi, per salire al 100° piano esistono le scale, esistono l'ascensore. Non abbiamo l'energia di Neo, di Matrix, che era capace di volare. In potenza potremmo averla, ma oggi non ce l'abbiamo. È un po' come quando il nostro corpo è una macchina pazzesca. Pensate ai nostri muscoli. Sono in grado, in potenza, i miei muscoli di alzare 50 kg? Sì, lo sono. Posso alzare 50 kg in questo momento? No. Perché? Perché non ho allenato il mio muscolo. Probabilmente farai fatica anche a alzare 5 kg in questo momento. E allora inizio con 1 chilo e dopo una settimana con 2 e così via. E dopo X tempo posso arrivare a 50 kg e questa è la variabile tempo che è fondamentale nel creare. Ecco, quei chili, quel primo chilo da cui si parte è proprio il primo peso, il primo obiettivo micro che mi do. Quindi la domanda che io vi pongo è proprio questa. Quali obiettivi vi ponete per domani? Quali obiettivi vi ponete per domani? Cosa decidete di creare domani? Non domani in senso metaforico, proprio domani 30 novembre. Perché quello che scegliete di creare domani è il peso di 1 chilo che state alzando. E il creare parte da qua, parte dalla quotidianità, parte dall'osservare, ok, domani mi pongo l'obiettivo di fare 10 minuti di ginnastica. Vabbè, ma 10 minuti di ginnastica, cosa vuoi che combini con 10 minuti di ginnastica? No, no, faccio 1 ora e mezza o niente. E poi quell'ora e mezza non la si trova e ci si autoconferma inconsciamente di non essere. Invece quei 10 minuti, se arrivo alla fine della giornata e non li ho fatti, inizio a fare un'analisi su di me. Perché non li ho fatti? E allora magari scopri che quello che fai intimamente è di autosabotare il benessere del tuo corpo. E il creare parte da qua, parte dal non raccontarsela.
che può sembrare qualcosa di scontato, ragazzi, ma ce la raccontiamo quotidianamente, per quello che ci prefiggiamo degli obiettivi macro, perché se no rischiamo di entrare in due spinte che sono ben descritti nell'analisi transazionale. La spinta del sì perfetto e la spinta dello sforzati. Nel sì perfetto non va mai bene niente. Come dicevo qualche tempo fa a una mia amica, gli dicevo, cara, tu salvi il mondo e poi ti lamenti perché dici sì, vabbè, ma l'universo non l'ho ancora salvato. E quindi siamo sempre in uno stato di scarsità con noi stessi. Pensiamo di non aver ancora fatto, ricevuto abbastanza. Oppure siamo nella spinta dello sforzati, abbiamo questa convinzione che per ottenere un risultato dobbiamo per forza far fatica. E se non facciamo fatica, allora non ce lo meritiamo e anche qui entriamo in una frequenza di scarsità. E quindi partiamo dalla quotidianità. Con le My Energy Bars c'è il protocollo di attivazione del multiverso, che è un protocollo specifico che serve per lavorare su un obiettivo. Quindi serve proprio per andare a sintonizzarci su quel multiverso in cui quel nostro obiettivo si è già realizzato. Su una sorta di, a me non piace definirla linea spazio-temporale, ma sfera spazio-temporale. Nelle puntate precedenti che trovate su YouTube si è approfondito il protocollo del multiverso e anche lì partiamo da obiettivi piccoli. Quando si definisce, si crea un'azienda, una startup, ma anche con le aziende consolidate, si fa una cosa che si chiama piano industriale. Nel piano industriale tu proietti l'azienda a 3-5 anni e vai a definire qual è la strategia a livello macro e quali sono poi gli obiettivi a livello micro e gli obiettivi anche economici che tu vuoi realizzare. Se l'obiettivo a 5 anni è arrivare a 5 milioni di euro, faccio un esempio, tu vai a definire degli obiettivi partendo dal prossimo mese e ti concentri quindi su un obiettivo molto più piccolo. Invece spesso noi cosa facciamo? Ci focalizziamo subito sull'obiettivo a 5 anni e poi diciamo, vabbè, dopo un mese diciamo, vabbè, non l'ho raggiunto, allora non sono. Allora vedi, c'è tutta sta cosa della legge d'attrazione. Ha ragione la Milena, una cosa da fricchettoni New Age. E invece no, io dico, la legge d'attrazione non è una cosa da fricchettoni New Age. Perché se noi siamo un campo elettromagnetico, qualcosa attraiamo e qualcosa respingiamo. Bene. Quindi come passare dal pensiero all'azione con il supporto nelle My Energy Bars? Come utilizzarle nella quotidianità? Un esercizio, e lo sperimentiamo stasera, potrebbe essere quello la sera di definire un obiettivo per il giorno successivo. Un obiettivo ovviamente fattibile per il giorno successivo. Prendiamo l'esempio di prima. Fare 10 minuti di ginnastica. Prendo questo esempio perché io sul movimento fisico, qui faccio outing, non sono messa molto bene. Ma potrebbe essere sul piano alimentare, potrebbe essere magari su quella determinata relazione che non riusciamo a concludere, può essere su quella telefonata che magari non riusciamo a fare. E facciamo, e stasera lo facciamo assieme, un protocollo la sera prima di trasformazione alchemica su quell'obiettivo. Rimaniamo in ascolto
e vediamo quello che accade. La mattina ci alziamo, facciamo il nostro protocollo di centratura e rimaniamo in osservazione. E la cosa migliore, chi mi segue da tempo lo sa, è quella di sperimentare. È fondamentale essere noi gli artefici della nostra quotidianità, essere noi gli artefici della nostra vita. Non aspettare che sia qualcuno dall'esterno a dirci cosa è giusto e sbagliato per noi. Per questo io insisto sempre che le bars non sono delle bacchette magiche, perché se le viviamo come delle bacchette magiche, noi stiamo delegando il nostro potere a un dispositivo esterno. Invece le My Energy Bars sono un dispositivo che potenzia la nostra energia, ma l'energia è la nostra. Non è che sono loro che ce la danno, la riattivano. Riuscite a cogliere la differenza profonda? Perché se no è come dire prendo la pastiglia per il mal di testa, anche perché, e anche lui chi mi segue da tempo lo sa, io dico sempre l'obiettivo finale è non aver più bisogno delle My Energy Bars, avere un livello di energia tale per cui siamo in grado da soli di autoregolarci, di aumentare il nostro livello. Adesso siamo tipo il 3% di batteria del telefono, quindi abbiamo bisogno di ricaricare la batteria. Ma quando arriva a 100, non è che ne abbiamo bisogno tutti i giorni. Poi per carità, siamo esseri ciclici e questo è un altro aspetto importante. Poi passiamo alla pratica. Cosa intendo per essere ciclici? Intendo esseri che possono avere dei momenti di up e dei momenti di down, anche emotivo. Nelle donne è ancora più forte questo aspetto perché c'è anche tutto l'aspetto ormonale. Non è che comunque gli uomini siano da meno, e anche lì quando arrivano dei momenti di down, accogliamoci in quel momento, è un po' come il bambino stanco, ok? Accogliamolo e lo mettiamo a dormire. Non è che ci arrabbiamo col bambino perché sono le 10 di sera e piange. Con noi però lo facciamo. Quando magari siamo molto stanchi, quindi quando la nostra energia è molto bassa, ci arrabbiamo con noi stessi perché non abbiamo sufficiente energia, al posto invece che accogliere questo aspetto. Bene, bene. Allora, dopo la parte, diciamo così, introduttiva, facciamo l'esercizio con le bars. Quindi vi chiedo di pensare a un micro obiettivo che avete per domani. Può essere anche semplicemente avere sufficiente energia per vivere al meglio la giornata, le attività della giornata, ma se avete qualcosa di specifico rispetto al quale percepite una resistenza, lavoriamo su quello. Come ho detto, per me potrebbe essere i 10 minuti di stretching al giorno. Quindi faremo prima un protocollo di trasformazione alchemica, poi andrete a letto, domani mattina farete il vostro protocollo di centratura e poi mi scriverete come è andata la giornata. Per chi non ha le bars può comunque fare il protocollo di trasformazione alchemica, che sono delle frasi che vengono ripetute concentrandoci nel primo, nel secondo e nel terzo centro, il centro dell'io sono, dell'io sento e dell'io creo, e potete immaginare di avere le bars in mano. Quindi potete proprio immaginare di averle tra le vostre mani. Anche chi vedrà questa registrazione su YouTube e non ha ancora le bars, può immaginare di averle in mano. Ok, allora, prendete le bars in mano in questo modo, dito sul traino, mettetevi comodi, chiudete gli occhi, fate un respiro profondo
e fate attenzione che i vostri piedi siano ben piantati sul pavimento e il vostro collo sia dritto. Per fare questo spingete le scapole verso il basso e il collo verso l'alto, il mento è parallelo al pavimento. Quindi autorizzatevi ad essere ben radicati. Fate un respiro profondo e immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal tuo perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendi consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandoti sul primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, nel secondo centro all'altezza del cuore e nel terzo centro all'altezza della ghiandola pineale. Ripeti, io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. Ora visualizza, percepisci, immagina o pensa all'azione che vuoi fare domani. Poni la tua attenzione nel primo centro, nel centro dell'essere e ripeti, libero, l'energia cristallizzata nel e indica l'azione, ad esempio nel fare ginnastica 10 minuti. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Rimanete in ascolto del vostro corpo, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni e siate degli osservatori. Facciamo ora un respiro profondo. E portiamo la nostra attenzione nel secondo centro, il centro del sentire. E ripetiamo, libero, lascio andare ogni attaccamento emotivo
a 10 minuti di ginnastica. E lascio fluire il mio sentire. Io sento, sei. Pongo ora la mia attenzione nel terzo centro, il centro del creare, all'altezza della mia ghiandola pineale. E ripeto, creo ordine e coerenza in 10 minuti di ginnastica. E mi autorizzo a essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io creo 9. Ora immaginate una sfera rossa, verde, blu all'altezza del primo, del secondo e del terzo centro. E immaginate che queste 3 sfere si fondono in una sfera di colore bianco brillante che completamente avvolge la tua persona. E ancora una volta ripeti, io mi autorizzo a essere, sentire, creare. Io mi autorizzo a essere me. Fai un respiro profondo e quando vuoi, con i tuoi tempi, apri gli occhi. Bene. Bene, ovviamente io ho inserito 10 minuti di ginnastica domani perché era il mio obiettivo. Voi spero che non abbiate inserito quello, magari l'avete inserito così avete più potenziato il mio intento. Anche questa potrebbe essere una strategia. Bene, cosa fare adesso? Innanzitutto dirsi bravi. Perché anche qui si dà per scontato che seguire una diretta il mercoledì sera e mettersi a fare 15-20 minuti di centratura sia una cosa scontata perché magari ci piace. Ma in realtà anche questo è una scelta, tornando al discorso che facevo all'inizio. E ogni scelta che noi facciamo che è collegata alla nostra crescita, dobbiamo chiederci sempre, è stata una scelta consapevole? E a volte c'è anche un livello di consapevolezza non consapevole, a volte si è guidati.
verso determinate situazioni, però è importante chiederselo e potenziarci e dirci bravi. Ci diciamo troppo poco bravi. Cioè abbiamo questo bias cognitivo che ci è stato inserito. Qua al nord si dice chi si loda si sbroda, mai dirsi bravi. Perché no? Se facciamo qualcosa di buono e giusto, è bene dirci bravi, perché lo stiamo dicendo al nostro bambino. Quindi io direi che stasera vi addormentate con la visualizzazione di questo intento per domani. Domani mattina quando vi alzate fate il protocollo di centratura che trovate nell'area riservata per chi, perché c'è una persona nuova stasera, dice cos'è sto protocollo di centratura? Te lo mando, ti mando l'audio, come adesso me lo segno. Comunque è presente nei video che ci sono su YouTube, all'inizio c'è spesso il protocollo di centratura, un protocollo che viene fatto con le bars, dura 3 minuti, semplicemente ci si concentra sul primo, sul secondo e sul terzo centro e con consapevolezza si dice io sono, io sento, io creo, 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo, 3, 6, 9 per 3 volte. Si diventa consapevoli di questi 3 centri di potere, di queste 3 intelligenze. Una buona notte e a martedì.